Buongiorno a tutti ragazzi. Una domanda che spesso ritorna tra appassionati, soprattutto tra chi vuole acquistare un binocolo serio, è questa: meglio un 8x32 o meglio un 8x42? Sulla carta sembrano molto simili, stesso ingrandimento, differenze di pochi millimetri nel diametro. Nella pratica però l'esperienza di osservazione può cambiare veramente tanto. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ufficiale di binomania.it. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester dal 1997 nel settore degli strumenti ottici e digitali per osservare il cielo e la natura. Nel video di oggi non mettiamo a confronto due modelli per decretare un vincitore e soprattutto non parliamo di quale binocolo tra i due sarà il migliore. Utilizzerò invece un 8x32 e un 8x42 come esempi pratici per spiegare cosa cambia davvero nell'utilizzo reale, soprattutto per l'osservazione naturalistica. Quindi, se volete seguirmi, sedetevi comodi qui con me presso la riserva naturale Palude Brabbia, iscrivetevi al canale e iniziamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Per rendere il discorso concreto utilizzerò due strumenti che molti di voi comunque conoscono già, perché sono stati presentati con recensioni approfondite su Binomania. Un binocolo compatto 8x32, lo Zeiss Conquest HDX, e un binocolo top di gamma Zeiss Victory SF 8x42. Quindi abbiamo fasce diverse proprio per separare il concetto di formato da quello di qualità assoluta. L'obiettivo quindi è aiutarvi a capire quale configurazione abbia più senso per il vostro modo di osservare e non quale prodotto comprare. Particolarmente parleremo di peso e ingombro, comfort nell'uso prolungato, comportamento e luce difficile e affaticamento visivo, che per molti è un aspetto molto decisivo. Se state quindi valutando un binocolo per osservare davvero sul campo, spero che questo video vi aiuterà a fare più chiarezza. Partiamo dall'aspetto più evidente, che è quello che si percepisce subito appena si prende in mano uno strumento, quindi il peso e poi l'ingombro. Un binocolo 8x32 come il Conquest HDX nasce per essere compatto, leggero e facile da portare sempre con noi, quindi potrebbe essere lo strumento che infilate nello zaino senza pensarci, che non vi pesa il collo e che magari vi accompagna durante lunghe sessioni di trekking. Questa leggerezza quindi ha un effetto molto concreto sull'esperienza di osservazione, perché vi invoglia a osservare di più. Quando uno strumento è comodo lo si usa più spesso, infatti, e questo sul campo fa una grande differenza. Un binocolo invece 8x42 come l'SF, seppur sia comunque tra i più leggeri, ha dimensioni e peso maggiori, ma questo poi non è necessariamente un limite, perché è uno strumento pensato per chi osserva a lungo, magari da postazioni meno dinamiche e cerca quindi stabilità e comfort nel tempo. E qui entra in gioco un aspetto che molte persone sottovalutano, che sarebbe proprio l'equilibrio e l'ergonomia. Infatti un binocolo da 42 mm ben bilanciato può risultare sorprendentemente stabile tra le mani, soprattutto durante le osservazioni prolungate. Quindi già da questo primo punto si vede come la scelta tra 8x32 e 8x42 non sia una questione di meglio o peggio, ma di come e quanto comunque voi vi muovete durante l'osservazione. Ad esempio, se camminate molto, se vi spostate spesso e volete uno strumento sempre pronto, devo dirvi che il formato compatto comunque ha un senso molto evidente. Se invece osservate più a lungo dallo stesso punto, il formato da 42 mm inizia a mostrare i suoi vantaggi. Un altro aspetto fondamentale nella scelta tra 8x32 e 8x42 riguarda anche la gestione della luce, soprattutto nelle condizioni non ideali. Sulla carta infatti la differenza potrebbe sembrare minima,
ma nell'utilizzo reale può essere comunque molto percepibile, soprattutto nelle situazioni come l'alba e il tramonto, oppure osservando tra il fitto del bosco nelle giornate nuvolose o semplicemente in linea generale quando la luce cala. Un binocolo 8x42 offre una pupilla d'uscita più ampia rispetto a un 8x32 e questo significa che l'immagine risulta generalmente più rilassata, meno critica nel posizionamento degli occhi e comunque più tollerante nei movimenti. Nell'osservazione invece prolungata, questa caratteristica può tradursi in un minor affaticamento, soprattutto per chi non ha più una vista giovanissima, magari come il sottoscritto, che ormai ha superato i 50 e osserva magari senza appoggio. Il formato 8x32 invece richiede un posizionamento un poco più preciso degli occhi, ma in buone condizioni di illuminazione comunque questo non va a rappresentare poi un limite reale, anzi vi devo confermare che per molti osservatori la compattezza e la maneggevolezza compensano ampiamente questa differenza. È importante però essere onesti. Se infatti osservate spesso in condizioni di luce difficile o se sapete già che passerete molto tempo a osservare all'alba o al crepuscolo, vi devo dire che il formato 8x42 offre un margine di comfort in più. Questo quindi non rende l'8x32 inadatto, ma aiuta a capire perché alcune persone si trovano meglio con un formato rispetto all'altro, anche a parità di ingrandimento. Ancora una volta quindi non si tratta in realtà di quale binocolo vedi di più, ma di quale vi permetterà di osservare meglio e più a lungo nelle condizioni che comunque incontrate davvero sul campo. C'è poi un aspetto di cui si parla poco quando si confrontano i binocoli, ma che nell'uso reale fa una differenza enorme ed è la stabilità dell'immagine. A parità di ingrandimento, infatti, un binocolo più grande e meglio bilanciato tende a risultare più stabile in mano, soprattutto durante osservazioni prolungate. Questo accade anche con i teleobiettivi e le macchine fotografiche. Un 8x42 come il Victory SF offre generalmente una presa più piena e una distribuzione dei pesi che va a aiutare a ridurre micromovimenti. Quindi questo non significa che l'immagine sia più ferma in senso assoluto, ma che comunque risulta più facile da controllare nel tempo. Con un 8x32 tipo il Conquest HDX, la minor massa può andare a rendere lo strumento leggermente più sensibile ai movimenti delle mani e soprattutto se osservate a lungo e senza magari appoggi. Qui però poi entra in gioco un fattore che è veramente molto personale, quindi la postura, la vostra forza di braccia e spalle, il modo in cui si impugna lo strumento, quindi è sempre meglio ragazzi rimanere belli allenati. Alcuni osservatori si trovano benissimo con binocoli leggeri, altri preferiscono qualcosa che definiscono più presente tra le mani. Dal punto di vista dell'affaticamento visivo, quindi la combinazione di stabilità, pupilla d'uscita e comfort generale diventa in ogni caso molto decisiva. Più l'immagine infatti è facile da mantenere stabile e meno il nostro cervello deve lavorare per interpretarla. Parlerò infatti più avanti in un altro video divulgativo del rapporto tra binocolo stabilizzato e comfort. Ed è per questo che per chi osserva a lungo o per periodi prolungati, il formato da 42 mm potrebbe risultare alla lunga più rilassante, anche se sulla carta sembra poi soltanto un poco più grande. Questo non significa che il compatto affatichi sempre di più, ma che richiede un approccio leggermente diverso, magari con osservazioni più brevi e frequenti. A questo punto possiamo direi tirare le somme e rispondere alla domanda iniziale: per chi ha davvero senso un 8x32 e per chi un 8x42? Un binocolo 8x32 ha senso per chi si muove molto, per chi cammina a lungo, per chi vuole uno strumento sempre con sé senza sentirlo addosso, quindi è ideale per le osservazioni dinamiche diurne in buone condizioni di luce e magari per chi privilegia anche la leggerezza e la compattezza. Un binocolo 8x42 invece diventa la scelta più adatta per chi osserva a lungo, per chi passa molto tempo fermo sul posto, per chi osserva spesso anche in luce difficile o semplicemente perché chi cerca il massimo comfort possibile nel tempo. In questo video
come vi ho già ribadito, ho usato due strumenti di fascia diversa, come lo Zeiss Conquest HDX 8x32 e un top di gamma come il Victory SF 8x42, ma non l'ho fatto per confrontarli tra loro, ma per separare chiaramente il concetto di formati da quello di qualità assoluta, anche perché possedendoli entrambi avevo questi da mostrarvi. La cosa importante è capire che non esiste il formato migliore in senso universale. Esiste quindi il formato più adatto a come osservate voi, al tempo che voi dedicate alle osservazioni e alle condizioni in cui voi opererete più spesso. Quindi in definitiva il consiglio che io vi darò sempre sarà questo: scegliete uno strumento che vi invoglia utilizzarlo, perché comunque l'ottica migliore è quella che avete con voi quando vi serve. Se questo tipo di contenuti vi è utile, continuerò ad affiancare alle recensioni anche video più divulgativi, per aiutarvi a fare scelte più consapevoli e a sfruttare meglio gli strumenti che voi già possedete. Per oggi quindi termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo anche sul sito ufficiale binomania.it, vi aspetto per discutere con vari appassionati sul forum di Binomania e magari sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Inoltre vi aspetto qui presso la riserva naturale Palude Brabbia durante il mese di marzo, perché terrò due corsi, uno riguardante l'utilizzo del binocolo, quale scegliere, e poi un altro che forse è molto più specifico e secondo me interessante, che riguarda la differenza tra la caccia fotografica classica, quindi reflex o mirrorless con teleobiettivo, e la tecnica del digiscoping. Inoltre, se volete conoscere in anteprima delle novità, indiscrezioni, magari contenuto di qualche telefonata che faccio con le aziende del settore o delle comparative, e entrare ancora di più nel dietro le quinte della mia attività giornalistica da tester, potete abbonarvi a Binomania Inside, che a un costo di 5 euro al mese, pagabile a rate su PayPal, vi consentirà tutto questo. Un carissimo saluto a tutti voi qui dalla riserva naturale regionale Palude Brabbia da Pier Giovanni Salimbeni, e buona scelta e buone osservazioni. Ciao ragazzi!